Appena ho detto su questo canale cominceremo a parlare anche di hardware, immediatamente sono arrivate letteralmente tonnellate di richieste di parlare dei mini PC e non sia mai che io ti deluda, anzi, per cominciare a farlo ho pensato di partire da due modelli che conosco molto bene, che ho installato e provato presso diversi miei clienti e che mi hanno piacevolmente stupito per il loro rapporto qualità-prezzo. E allora nel video di oggi opereremo un confronto tra questi due per capire quale dei due sia il più adatto alle tue esigenze, ma ti faccio anche una piccola anticipazione. Il secondo riserva una grossa sorpresa. E allora non perdiamo altro tempo e se ti senti pronto, iniziamo! Prima di cominciare una piccola grande precisazione, questo non è un video sponsorizzato in alcun modo, la mia scelta è stata assolutamente libera, dettata sicuramente da gusti e preferenze personali e quindi soggetta a qualsiasi genere di discussione, anzi mi aspetto che nei commenti tu mi dica la tua, ma detto questo e prima di procedere non possiamo dimenticare i nostri doveri. E quindi, come sempre, andiamo a porgere il nostro personalissimo omaggio alle divinità del tubo, onde evitare che queste ultime ci facciano qualche brutto scherzo come è capitato in passato, e quindi operiamo il nostro consueto rituale apotropaico. Disclaimer: i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? E allora andiamo subito a presentare il nostro primo contendente di oggi. Si tratta del GCOM AI GT1 Mega, un PC, o meglio un mini PC dalle dimensioni ridottissime che monta un hardware veramente di eccellenza e, come vedremo tra un attimo, molto proteso verso il futuro. Partiamo infatti con un processore Intel Ultra 7 155H, 32 GB di memoria RAM DDR5, un hard disk SSD da 1 TB, ben due porte LAN da 2,5 gigabit per secondo e monta Windows 11 Professional, Wi-Fi 7, realtà aumentata in tempo reale, la possibilità di gestire fino a 4 display in 4K e il Bluetooth nella versione 5.4. Ma adesso andiamo senza fare commenti a scoprire immediatamente le caratteristiche del suo diretto concorrente. Ed eccolo qui il nostro sfidante, si tratta niente poco di meno che del Beelink SR8 Mini PC. Un PC che, a differenza del suo concorrente, parte con un processore AMD Ryzen 7 8845 HS con 32 GB di RAM DDR5, esattamente come l'altro contendente, con un hard disk da 1 TB SSD, ma in questo caso si tratta di un M2 PCI Express 4.0. È in grado di gestire fino a 3 monitor in 4K, ha una singola scheda da 2.5 gigabit per secondo RJ45, dispone di Wi-Fi 6 e non di Wi-Fi 7 e di un Bluetooth 5.2. Ma attenzione! Perché a parità di prezzo con il modello precedente, costano infatti entrambi 899 euro, in questo caso ci basterà cliccare su questa casellina che si chiama coupon per applicare uno sconto di 160 euro e quindi questa macchina verrebbe a costare 739 euro. I termini di licenza scadono il 31 dicembre 2024 e quindi molto probabilmente, se scopriremo tra un attimo che è questa la macchina che fa al caso tuo, potrebbe essere davvero un'occasione imperdibile. Ma come facciamo a capire qual è la macchina adatta a noi? Ebbene, ho pensato di risolverla nella maniera più semplice possibile e ho preparato due prospettini facili da cui emergono pregi e difetti dell'una e dell'altra, in modo che le differenze ti balzino all'occhio e sarà per te un vero gioco da ragazzi individuare la macchina perfetta. Andiamo ad aprire entrambi i prospettini. Qui a sinistra mettiamo il Beelink, mentre qui a destra andiamo a mettere il GCOM e partiamo proprio da quest'ultimo.
Tra i suoi pregi annoveriamo sicuramente una CPU più potente e più adatta a carichi di lavoro intensivi come l'intelligenza artificiale, i rendering oppure la virtualizzazione, ricordando che dispone già di NPU, ovvero di Neural Processing Unit, il componente deputato a tutte quante le operazioni di intelligenza artificiale già montato a bordo. Offre il supporto per 4 monitor in 4K, a differenza dell'altro modello che ne supporta fino a 3, offre un Wi-Fi 7 e un Bluetooth 5.4 sicuramente più all'avanguardia rispetto al B-Link, ha una doppia porta LAN con la possibilità di utilizzare networking avanzato oppure virtualizzazione, cioè esattamente quella che sto facendo io in questo momento su questa macchina virtuale da cui ti sto presentando questo video. Questa macchina nasce già ottimizzata per applicazioni avanzate come ad esempio la realtà aumentata in tempo reale, monta già Windows 11 Professional incluso e deblottato, non trovi l'ombra del software aggiunto dalla casa madre, a differenza dell'altro modello che nasce senza sistema operativo, ed infine ha anche delle dimensioni più ridotte di circa 3 cm per lato. Ma parliamo anche dei suoi difetti. Quello che infatti possiamo addebitarle è sicuramente una frequenza massima della CPU un po' inferiore rispetto al Ryzen 7 montato dall'altro modello, che il target di utenza principale è sicuramente più orientato verso una produttività avanzata e intelligenza artificiale piuttosto che gaming e utilizzo domestico, e infine il suo costo più elevato rispetto al B-Link perché effettivamente non dispone del coupon di sconto. Possiamo dire quindi che questa macchina è sicuramente adatta a te nel caso in cui tu voglia farne un utilizzo di progettazione, rendering, disegno, intelligenza artificiale, realtà aumentata oppure in genere un uso di ufficio. Ma diamo un'occhiata anche al suo diretto concorrente. E per farlo correttamente, se permetti, mi sposto da questo lato ed andiamo quindi a scoprire i pregi e i difetti di questo B-Link SR8, che consistono, per quanto concerne i pregi, in un processore a prestazioni più alte dedicato ad un gaming leggero e a una produttività avanzata anche in questo caso, ad un hard disk più performante in quanto dotato di PCI Express 4.0 SSD, che ha una velocità sia di lettura che di scrittura decisamente superiore al concorrente. Dispone invece di un supporto per triplo monitor 4K che ho inserito nei pregi perché comunque non è da tutti, ma ti ricordo che è inferiore rispetto all'altro modello che supporta fino a 4 monitor in 4K. Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo anche in virtù del coupon di sconto di cui può usufruire, dispone di Wi-Fi 6 comunque all'avanguardia ma meno del Wi-Fi 7 del suo concorrente e di Bluetooth 5.2 a differenza del Gcom che invece dispone di Bluetooth 5.4, quindi un filino più avanzato. Ho inserito comunque queste caratteristiche tra i pregi perché non è da tutti i PC, ma soprattutto da tutti i mini PC, disporre di una tecnologia di questo tipo. Inoltre arriva con un cavo HDMI in dotazione e il prezzo è scontato, ma questo l'abbiamo già evidenziato. Parliamo tuttavia per par condicio anche dei suoi difetti, che vedono la presenza di una sola porta LAN 2.5 gigabit per secondo, cosa che per un utilizzo domestico è assolutamente indifferente, mentre può essere molto importante in determinate applicazioni di utilizzo professionale. Manca il Wi-Fi 7, cosa che lo rende meno future proof, ho scritto, ovvero meno proteso verso il futuro, visto che la tecnologia va naturalmente in quella direzione. Infine potrebbe avere qualche limitazione per le applicazioni di intelligenza artificiale oppure di realtà aumentata avanzate, a differenza del suo concorrente che è veramente pronto e non ha nessun sistema operativo, il che è sicuramente un difetto, ma può essere considerato per certi versi anche un pregio, perché si tratta di una macchina completamente plasmabile sulla base di quelle che sono le tue personali esigenze. Consiglio naturalmente questa macchina per un utilizzo domestico, per un utilizzo di studio oppure per un utilizzo di gaming leggero.
E con questo spero di aver risposto alle esigenze di tutti quanti quei membri della community che avevano richiesto un video sui mini PC. Si è trattato in realtà di un mini video sui mini PC, ma direi che in questo caso la cosa ci sta. Ed ora non ci resta che passare ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi sono estremamente condensabili in un unico, fondamentale, importantissimo ringraziamento, e cioè quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta, come di consueto, che salutarti e darti appuntamento alla prossima.